Questi sono tutti i dispositivi elettronici che portiamo per il viaggio in moto. Piccola distinzione, i primi 5 riguardano esclusivamente la moto, i restanti per quando viaggiamo zaino in spalla. Nello specifico 2 AirPod Nano per la musica sui caschi, interfono per i caschi, GoPro Session 5 attaccata al mio casco, GoPro Hero 9 per le clip video sopra la moto, carica batterie doppio per la GoPro Hero 9, drone, telecomando del drone, macchina fotografica con sensore da 1 pollice super tascabile, doppio microfono wireless con ricevitore, macchina fotografica adibita esclusivamente all'uso foto, telefono cellulare mio, facsimile della macchina fotografica che sto usando ora adibita per i video e facsimile del telefono di Sara che ora è al lavoro. Come avete visto sono 17 i componenti elettronici da ricaricare, quindi ora la domanda nasce spontanea: come ricaricarli in viaggio senza dover portare con noi un trolley da 90 litri? Prima di rispondere a questa domanda, lezione numero 0 di elettrotecnica, promesso che sarà un brevissimo pippone. Facciamo largo. Quando parliamo di energia, la prima parola che ci viene in mente è potenza, che si misura in watt. Ma a cosa serve la potenza? Serve per capire quanto consumano i nostri dispositivi elettronici. Facendo un banalissimo esempio, se prendiamo il classico phon dei capelli, troveremo un'etichetta con la dicitura 1500, 2000, 2500 watt. Quella è la potenza massima del nostro phon, è il consumo massimo del nostro phon. Ma come si ricava la potenza? I watt sono uguali a A per V. A è l'amperaggio, l'intensità, mentre V è la tensione. Si misura in volt, è la forza della corrente necessaria per far funzionare i nostri dispositivi elettronici. Ora, non voglio entrare nel dettaglio, ma dovete tenere a mente, ecco, tu prendi la penna rossa e non funziona, dovete tenere a mente il voltaggio. Il voltaggio è fondamentale perché se noi andiamo a cambiare il voltaggio per ricaricare tutti i nostri dispositivi elettronici li bruceremo, mentre se andiamo a cambiare l'amperaggio non creeremo danni permanenti. Entrando nel pratico, se prendiamo 3 caricatori con caratteristiche diverse, nel caso specifico quello dell'iPhone 5 volt 1 A, quello della Sony 5 volt 1,5 A, quello dell'iPad 5 volt 2,1 A. Da quel che abbiamo detto poc'anzi, il voltaggio è sempre lo stesso, quindi se andiamo a interscambiare questi caricatori non creeremo danni permanenti ai nostri dispositivi. Ma cosa succede se cambiamo l'amperaggio? Facciamo un esempio. Se la Sony consiglia 1,5 A e noi la andiamo a caricare con quello dell'iPhone da 1 A, la camera si ricaricherà, ma il tempo di ricarica aumenterà. Mentre se lo carichiamo con quello da 2,1 A il tempo di carica diminuirà, ma diminuiranno anche i cicli della batteria, o perlomeno andiamo ad intaccare la durata della batteria. Tutto questo per dirvi che se vi trovate in viaggio e avete un problema con uno di questi caricatori, li potete interscambiare. Comunque, mio personale umile consiglio, la cosa ottimale sarebbe quella di utilizzare sempre l'amperaggio consigliato dalla casa. Dopo questo piccolissimo pippone cerchiamo di rispondere al titolo del video, cioè come ricarico tutti questi dispositivi in viaggio. Accessori fondamentali di cui sembra che non ne possiamo più fare a meno. Se dovessi fare una checklist delle cose da portare in viaggio, ai primi 3 posti passaporto, carte di credito e addirittura questo coso qua. Ma che cosa c'è al suo interno? Andiamo a vederlo insieme. Innanzitutto si presenta con questo sacchettino per il trasporto molto pratico, classica cinghia per chiuderlo. Là! Vengo vicino per farvelo vedere nel dettaglio. Cubettino leggerissimo di soli 159 grammi, dimensioni 7,2, 5,7, 6,4. Nella parte posteriore si presenta in questa maniera, ci sono questi forellini con la scritta Zendure, che è il nome del brand. Nella parte opposta ci sono tutti gli adattatori affogati con le caratteristiche tecniche. Nel lato ci sono questi 4 push e slide. Ve lo mostro nel dettaglio, bisogna premere e far scorrere. Nella parte sotto ci sono 4 porte USB con caratteristiche Zen+, e ora le andiamo a scoprire nei particolari. Sono follemente innamorato di questo prodotto perché con soli $40 non vi dovete preoccupare più degli adattatori in giro per il mondo, in quanto con il primo adattatore siete coperti per le spine europee, con il secondo slide siete coperti per le spine americane, con il terzo slide per le spine australiane,
con il quarto slide per le spine inglesi. Inoltre sotto avete queste 4 porte USB con voltaggio di 5 volt, quindi state tranquilli per non bruciare i vostri dispositivi, e al tempo stesso un amperaggio totale di 6 ampere. Ma queste porte, vi dicevo, hanno una caratteristica interessante che è chiamata Zen+, in quanto comunicano con il dispositivo da caricare, facendo un esempio con la vostra GoPro, e inviano l'amperaggio necessario in maniera tale da non andare a interferire con la longevità delle batterie. Inoltre questo adattatore ha un fusibile interno a ripristino automatico, quindi per ogni eventuale sovraccarico non rischierete di bruciarlo, e al tempo stesso nella parte opposta agli adattatori, quindi nell'altro lato, avete tutti questi forellini che non sono altro che una presa aggiuntiva di circa 1500 watt. Ma per capire il tutto andiamo a fare un esempio pratico. Per comodità mi sono munito di una prolunga, facciamo finta che arriviamo in struttura e dentro la camera ci sia una singola presa dove ci è attaccata una basciura. Eccola qua. Arriviamo in hotel, stacchiamo la basciura, prendiamo il nostro adattatore, ci troviamo in Europa, quindi adattatore europeo, lo attacchiamo alla presa. Dall'altro lato vedete tutti questi forellini che non sono altro gli stessi adattatori che trovate da questa parte, che non vi ho detto ma vi copriranno per oltre 200 paesi nel mondo, quindi praticamente tutto il mondo. Selezioniamo i fori e riattacchiamo la basciura. Eccola qua. Ora la stacco perché la camera vede molta luce e quindi mi scudisce l'immagine. A questo punto non dobbiamo fare altro che attaccare i nostri dispositivi elettronici. Prendo i miei organizer, io ne utilizzo 2, questo più grande per viaggi più lunghi, nel caso specifico della Thule, ma potete scegliere anche Manfrotto, Love Pro, qualsiasi. Questo piccolino per weekend fuori porta. Prendiamo il cavo che ci interessa, facciamo prendere questi. Cosa interessante che non vi ho detto, per gli amanti nerdissimi, a volte invece di usare i cavi originali che hanno il rivestimento in gomma, io preferisco i cavi con rivestimento intrecciato perché le pieghe non si rovinano, nel senso questi cavi sono molto più resistenti. Prendiamo il cavo originale GoPro, lo attacchiamo in una presa e questo cavo qua lo possiamo tranquillamente attaccare nel caricabatterie doppio della GoPro. I LED si sono accesi, quindi le batterie si stanno ricaricando. Possiamo ricaricare i nostri iPod, anche l'altro, e possiamo ricaricare anche il nostro telefono. In questa maniera stiamo ricaricando 4 dispositivi contemporaneamente. A questo punto la domanda nasce spontanea: tu stai ricaricando solo 4 dispositivi contemporaneamente, come fai a ricaricarne di più? Altro prodotto eccezionale che straconsiglio è questo power bank qua, sempre in casa Zendure, che ora vi faccio vedere nel dettaglio. Questo lingottino qua, 483 grammi di peso, 119,73 x 42, 4 porte USB, quelle celesti sono con caratteristiche Zen+ come l'adattatore, quella verde, eccola qua, con caratteristiche Qualcomm 3.0 per la ricarica veloce. Sopra c'è questo bottoncino, se lo attiviamo si attiva il display per la ricarica residua. Nella parte posteriore ci sono tutte le caratteristiche tecniche che ora andiamo a sviscerare perché questo prodotto è veramente interessante. Questo power bank è contraddistinto dalla tecnologia pass-through, significa che possiamo caricarlo mentre lui ricarica altri dispositivi. La presa di ricarica è questa qua, micro USB. Quindi prendiamo il cavetto micro USB, lo agganciamo al power bank, stacchiamo un prodotto qualsiasi, nel caso specifico stacchiamo il telefono, ci agganciamo il power bank, si attiva in automatico, in questo istante sta al 100% la carica. Ora avremo altre 4 porte per poter ricaricare i nostri dispositivi elettronici, nel caso specifico ci agganceremo il telefono, ci agganceremo i nostri interfoni con il rispettivo cavetto, lampeggiano entrambi quindi sono sotto carica, potremmo agganciarci la nostra GoPro, sotto carica la GoPro, e abbiamo un'ulteriore spina per poter agganciare un ulteriore dispositivo elettronico.
Facendo un brevissimo recap generale, con questa configurazione possiamo ricaricare 7 dispositivi elettronici contemporaneamente, quindi non preoccuparci più di portarci i classici caricatori. Al tempo stesso non dobbiamo preoccuparci di dove andiamo, perché con questo adattatore siamo coperti per oltre 200 paesi nel mondo, e contemporaneamente ricaricheremo anche il nostro power bank, senza dimenticarci poi che abbiamo sempre la presa posteriore per riattaccare la nostra Bajur in giro per il mondo. Anche con questa configurazione non siamo riusciti a ricaricare tutti i nostri dispositivi elettronici contemporaneamente, però quando abbiamo carico questo power bank, che ha una capacità di 26.800 mAh, abbiamo energia fruibile in qualsiasi momento della giornata. Io infatti lo lascio all'interno della borsa da serbatoio, così mentre siamo in viaggio possiamo caricare i nostri dispositivi elettronici, e al tempo stesso lo lascio dentro lo zaino fotografico, così quando ci fermiamo nei ristoranti per rifocillarci abbiamo dell'energia necessaria per caricare i nostri cellulari o quant'altro. Il limite di 26.800 mAh non è causale. Se viaggiate molto in aereo sapete benissimo che le batterie devono venire a bordo con voi e che le batterie hanno un limite di capacità, nel caso specifico 26.800 per 3,7 volt, che la tensione abbiamo 99,2 Wh, e il limite consentito nel trasporto aereo è di 100 Wh. Inoltre le batterie dovrebbero essere trasportate in delle borse ignifughe. Io uso queste delle batterie del Mavic Pro, del drone a DJI, sembrano fatte su misura. Eccole qua. Poi, che in giro per il mondo capitano delle cose strane, ricordo come se fosse ora in un viaggio fatto in Cina, aeroporto di Changsha, zona transiti, un signore dinanzi a noi ha preso il nostro volo con un secchio pieno di uova. Oppure, cosa che ci è capitata a noi in prima persona, aeroporto Ministro Pistarini di Buenos Aires, i nostri parenti ci hanno accompagnato in aeroporto, tra baci e abbracci ci hanno dato il regalo per i nostri nipotini, e quando siamo arrivati in Italia dentro il regalo c'era un barattolo da mezzo chilo di dolce di leche di vetro che ha superato i controlli. Comunque, ora che mi avete fatto ricordare il viaggio in Cina, voglio lasciarvi con una clip che riguarda una delle strade più pericolose al mondo. Si trova nel Parco Nazionale del Monte Tianmen, la strada è la Tongtian Highway. Noi l'abbiamo percorsa in discesa dentro a un bus cinese con guidatore folle. La strada è chiusa al transito, comunque esperienza fantastica. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo sistema per ricaricare i dispositivi elettronici, ditemi il vostro sistema per ricaricare i dispositivi elettronici in viaggio. Come sempre, tanta buona strada e tanta buona vita. Do what you gotta do, baby.